Ciao ragazzi, in questo tutorial impareremo due formule semplificate per il calcolo della distanza fra due punti, che si possono applicare solamente quando i punti sono allineati verticalmente o orizzontalmente. Impareremo poi a calcolare le coordinate del baricentro di un triangolo ed a calcolare l'area del triangolo con due metodi, la formula di Herone e la sottrazione di aree note. Procederemo poi con il calcolo delle mediane e delle altezze del triangolo ed impareremo a classificare i triangoli in base ai lati. Nella parte finale del tutorial vi proporrò alcuni esercizi sui triangoli, di cui vi fornirò in seguito le soluzioni. In tutto il tutorial utilizzerò GeoGebra come supporto didattico. Iniziamo! Consideriamo due punti A e B nel piano cartesiano. La formula per il calcolo della distanza tra A e B prevede il contributo di due termini, la differenza fra l'ascissa di B e l'ascissa di A e la differenza fra l'ordinata di B e l'ordinata di A. Se però i due punti sono allineati orizzontalmente, il secondo termine non contribuisce in alcun modo al calcolo della distanza fra A e B e dunque possiamo arrivare a una formula semplificata. La distanza fra A e B può essere calcolata facendo il modulo della differenza fra l'ascissa di B e l'ascissa di A. Il modulo è necessario, poiché se il punto B si trovasse alla sinistra del punto A, il calcolo della distanza ci fornirebbe un risultato negativo, mentre con il modulo ogni distanza risulta essere positiva. Nel nostro esempio è dunque sufficiente calcolare la differenza fra la x di B, che è 7, e la x di A, che è 3. Dunque la distanza è 4 quadretti, come si può semplicemente osservare contando i quadretti in orizzontale tra A e B, che sono appunto 4. Consideriamo ora il caso di due punti allineati in verticale. Ragionando in modo analogo, si può dedurre che la formula per il calcolo della distanza fra A e B in verticale è data dal modulo della differenza fra y di B e y di A. Come nel caso precedente, il modulo è necessario poiché se il punto A si trovasse al di sopra del punto B avremmo una distanza negativa, mentre il modulo rende ogni distanza positiva. Nel nostro esempio, la y di B è 5, la y di A è 2 e dunque il modulo della differenza fra yb e ya ci fornisce come risultato 3, che è esattamente il numero dei quadretti presenti in verticale tra il punto A e il punto B. Quando dobbiamo dunque applicare le nuove formule? Evidentemente quando A e B hanno la stessa ordinata oppure quando A e B hanno la stessa ascissa. Nel primo esempio A e B hanno la stessa ordinata, dunque dobbiamo fare x di B meno 1 meno x di A, cioè meno 7. A conti fatti abbiamo il modulo di meno 8. Siccome il modulo rende positiva la quantità al suo interno, la distanza AB è di 8. Nel secondo esempio, invece, i due punti hanno la medesima ascissa, dunque per calcolare la distanza AB bisogna fare la y di B, meno 2, meno la y di A, meno 5, tutto in modulo. Il risultato dell'operazione è modulo di meno 7, cioè 7. Ci tengo a ribadire che, anche senza rappresentare graficamente i due punti, possiamo applicare queste due nuove formule se ci accorgiamo che i due punti hanno la stessa ordinata oppure la stessa ascissa. Introduciamo ora la formula che ci permette di calcolare le coordinate del baricentro di un triangolo, note le coordinate dei suoi vertici. Ricordo innanzitutto che in un triangolo una mediana è il segmento che congiunge un vertice con il punto medio del lato opposto. Dunque, tracciando le tre mediane del triangolo, otteniamo che le tre mediane si incontrano tutte in uno stesso punto chiamato baricentro del triangolo. Questo è anche il centro di gravità del triangolo e viene indicato dunque con la lettera G. Assegnato nel piano cartesiano un triangolo di vertici A, x con A, y con A, B, x con B, y con B e C, x con C, y con C, le coordinate del suo baricentro sono date dalla media aritmetica fra le rispettive coordinate dei punti A, B e C, cioè l'ascissa del punto G è data dalla media aritmetica tra le ascisse dei tre punti A, B, C
cioè è data da xa più xb più xt fratto 3, mentre l'ordinata del baricentro è data dalla media aritmetica tra le y dei tre punti A, B e C, cioè l'ordinata è y con A più y con B più y con C fratto 3. Facciamo ora un esempio numerico e prendiamo in considerazione il triangolo raffigurato qui a destra di vertici A, meno 1, meno 3, B, 3, 7 e C, 10, meno 1. L'ascissa del baricentro è data dalla media aritmetica fra le tre ascisse dei punti A, B e C ed è dunque data da meno 1 più 3 più 10 fratto 3 e l'ordinata del baricentro è data dalla media aritmetica tra le ordinate dei tre punti A, B e C, cioè è data da meno 3 più 7 meno 1 fratto 3. A conti fatti il baricentro ha coordinate 4, 1. Risultato confermato dalla rappresentazione grafica. Procediamo ora con il calcolo dell'area del triangolo. Siccome non possediamo ancora gli strumenti analitici per calcolare le tre altezze del triangolo, non possiamo calcolare l'area facendo base per altezza fratto 2, poiché non conosciamo l'altezza. Esiste però una formula, chiamata formula di Herone, che ci permette di calcolare l'area di un triangolo conoscendo la lunghezza dei tre lati del triangolo. Per utilizzare la formula di Herone è sufficiente calcolare il perimetro del triangolo, cioè sommare i suoi tre lati. Calcolare poi il semiperimetro, dividendo per 2 il perimetro, e poi l'area si può calcolare facendo la radice quadrata del prodotto fra il semiperimetro per il semiperimetro meno il primo lato per il semiperimetro meno il secondo lato per il semiperimetro meno il terzo lato. Vediamolo con un esempio numerico. Il triangolo rappresentato in figura ha i lati che misurano rispettivamente 5, 6 e 7. Il suo perimetro è dunque dato da 5 più 6 più 7 ed è dunque di 18. Il semiperimetro si calcola dividendo per 2 il perimetro e quindi 18 fratto 2 fa 9. L'area è dunque data da radice quadrata di semiperimetro 9 per semiperimetro meno il primo lato, che è 5, per semiperimetro meno il secondo lato, che è 6, per semiperimetro meno il terzo lato, che è 7. Svolgendo le differenze in parentesi, i prodotti ed estraendo la radice quadrata, si trova che l'area del triangolo ABC è di 14,70. Utilizzeremo questa formula negli esercizi sui triangoli alla fine di questo tutorial. Passiamo ora al secondo procedimento che ci permette di calcolare l'area di un triangolo. Questo procedimento consiste nel circoscrivere il triangolo assegnato con il più piccolo rettangolo con i lati orizzontali e verticali. I vertici del triangolo si trovano sui lati del rettangolo. Come si può notare dalla figura, l'area del triangolo ABC è data dall'area del rettangolo meno l'area del triangolo che io ho indicato con un 1, meno l'area del triangolo 2 e meno l'area del triangolo 3. Nel nostro esempio, l'area del rettangolo è data da base per altezza, cioè da 5 per 6 ed è dunque di 30. L'area del triangolo 1 è invece data da base per altezza diviso 2, cioè 5 per 5 fratto 2, cioè 25 mezzi, vale a dire 12,5. L'area del triangolo 2 è data da base 4 per altezza 1 fratto 2 ed è dunque di 2. E l'area del triangolo 3 è data da base 1 per altezza 6 fratto 2. L'area è dunque di 3. L'area del triangolo ABC è dunque data da 30, area del rettangolo, meno 12,5, area del triangolo 1, meno 2, area del triangolo 2, meno 3, area del triangolo 3, ed è dunque di 12,5. Facciamo ora alcune brevi considerazioni sul calcolo delle mediane e sul calcolo delle altezze di un triangolo. Per quanto riguarda il calcolo della lunghezza delle mediane,
Proviamo a determinare la lunghezza di una di esse, ad esempio AM. Possiamo notare che, siccome conosciamo le coordinate di A e possiamo ricavare le coordinate di M con la formula del punto medio, la lunghezza della mediana AM si calcola con la formula della distanza fra due punti, cioè AM è dato dalla radice quadrata di xm meno xa al quadrato più ym meno ya al quadrato. Dunque, concettualmente, il calcolo della lunghezza delle mediane non differisce dal calcolo della lunghezza dei lati. Nello stesso modo in cui abbiamo calcolato la lunghezza di AB, possiamo calcolare la lunghezza di AM. Per quanto riguarda invece il calcolo della lunghezza delle altezze, finché non avremo gli strumenti analitici adeguati, cioè fino a che non avremo trattato l'equazione della retta e la nozione di coefficiente angolare, dobbiamo semplicemente utilizzare la formula inversa che conosciamo sin dalle scuole elementari. La misura dell'altezza si ottiene facendo doppia area fratto base. Quindi AH è dato da doppia area fratto BC, poiché la base relativa all'altezza AH è la base BC. BK si ottiene facendo doppia area fratto AC, poiché all'altezza BK corrisponde la base AC, e CJ si ottiene facendo doppia area fratto AB, che è la base corrispondente all'altezza CJ. A titolo di esempio, considerando il triangolo visto in precedenza, di cui abbiamo già calcolato l'area con la formula di Erone, la misura delle tre altezze è la seguente. AH, doppia area fratto BC, è 2 per 14,70 fratto 5, cioè 5,88. BK, doppia area fratto AC, è di 4,90 e CJ, doppia area fratto AB, è di 4,20. Ci proponiamo ora di classificare i triangoli in base alla lunghezza dei loro lati. Il mio consiglio è quello di calcolare la lunghezza dei lati al quadrato, cioè di applicare la formula della distanza fra due punti senza la radice quadrata. Si possono presentare vari casi. Ad esempio, se un triangolo ha i quadrati dei lati che sono rispettivamente 25, 25 e 16, due misure sono identiche e dunque il triangolo è isoscele. Il triangolo non è rettangolo, poiché in un triangolo rettangolo la somma di due quadrati deve fornire il terzo quadrato, cosa che non avviene in questo triangolo. Nel secondo esempio, i quadrati dei tre lati sono identici, dunque il triangolo è equilatero ed evidentemente non può essere rettangolo. Nel terzo esempio, i tre quadrati sono tutti diversi fra loro e dunque il triangolo è scaleno. Non è rettangolo poiché la somma di due quadrati non fornisce il terzo quadrato, infatti 25 più 16 fa 41 e non 36. Nel quarto esempio, invece, i tre quadrati sono diversi fra loro e dunque il triangolo è scaleno, ma è anche rettangolo, poiché la somma dei due quadrati più piccoli fornisce il quadrato più grande, infatti 9 più 16 fa proprio 25 e dunque per il teorema di Pitagora il triangolo è rettangolo. Nel quinto esempio, infine, i quadrati di due lati sono identici fra loro e dunque il triangolo è isoscele. La somma dei due quadrati più piccoli fornisce il terzo quadrato e dunque il triangolo è anche rettangolo. Si tratta dunque di un triangolo rettangolo isoscele, cioè di uno dei due triangoli in cui un quadrato viene diviso dalla sua diagonale. Vi propongo ora il testo di alcuni esercizi sui triangoli, esercizi che risolveremo nel prossimo video tutorial. Ti consiglio dunque di annotare i dati dei problemi e di provare a risolverli, eventualmente utilizzando questo stesso tutorial per ripassare le formule apprese. Ecco i primi tre esercizi. Con le formule apprese dovresti riuscire a risolverli. L'unica richiesta non trattata in questo video tutorial è la richiesta G del punto 1. Ti invito dunque a ragionarci sopra e a fornire una risposta. Nel prossimo video tutorial vedremo come si procede in questo caso. Se poi vuoi fare ulteriore pratica sulle richieste del punto 1, puoi eseguire lo stesso esercizio
utilizzando i vertici dei triangoli dell'esercizio 2 e dell'esercizio 3. Nel prossimo video tutorial risolveremo gli esercizi per intero e vi fornirò il testo di nuovi esercizi. Vi aspetto. Ciao!